come nasce la consapevolezza di sé abbinata all'esercizio fisico? Nasce abbastanza presto nell'ottica, anche come abbiamo detto nelle domande precedenti, entri in quello schema dove l'allenamento è parte integrante della tua vita, della tua salute, delle tue azioni quotidiane. In quel modo tu definisci quali sono i tempi da dedicargli e di conseguenza capisci qual è lo spazio che hai a disposizione. Quindi, come dire, avendo, ritagliato quel posto, avendo ritagliato quello spazio, automaticamente sei conscio di ciò che sei, di chi sei e di ciò che devi fare. È una scala. Fatto il primo gradino dove superi magari le prime difficoltà, che per carità ci sono, ma ci sono anche durante, ci sono dopo. Ad ogni percorso, non per niente c'è un progresso nell'allenamento, ma c'è anche un progresso a livello mentale, a livello conscio o inconscio di sé. Quindi può capitare la giornata storta e impari anche questo. Capita la giornata storta dove non riesci a fare nulla e comunque te la devi portare a casa, come capita la giornata dove performi di più ed è quella dove fai quello che dovresti fare normalmente. Quindi consapevolezza di sé nasce proprio nella misura in cui acquisisci l'ottica di doverlo fare per quello che riguarda, per l'appunto, l'attività fisica, l'esercizio fisico. Tu sei consapevole di doverlo fare e quindi a prescindere da come va, lo fai e basta. Senza renderlo però, attenzione, una malattia, perché poi ci sono anche gli estremi opposti dove lo faccio, lo devo fare, sto male se non lo faccio, ci sta. Se qualche volta ci rimani male, capita a me, anche di recente è successo. Ci sta che ci rimango male, ma non mi metto mai nelle condizioni di farne una malattia, nel senso, quel malessere non si trasmette nella mia giornata, non mi rovina la giornata e non mi rovina l'esistenza. Sono cose separate. Un giorno può andar bene, un giorno può andar male, un giorno va normale. Ed è giusto che sia così. È parte di vita, non è una vita a parte. Bravissimo, sì, 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 perfettamente d'accordo. Si dice che la palestra può essere anche maestra di vita. Infatti, ricollegandomi al fatto di questa cosa del sentirsi male dopo che non ci si è allenati, ci sta, senti come se sei venuto meno a un tuo impegno, però tuttavia deve essere una cosa integrante della tua vita, non deve essere la tua vita la palestra. Deve essere una passione, cioè, o meglio, può diventare una passione, ma non deve mai essere un'ossessione. Ci sono cose molto più importanti nella vita, secondo me, che allenarsi. Allenarsi è importante, per carità, che è un investimento su noi stessi, però noi ci alleniamo per vivere meglio, non viviamo per allenarci. A meno che tu non voglia fare una carriera agonistica, ma quello è un altro discorso e comunque è solo una parte della tua vita. Non puoi essere agonista per tutta la vita, perché ci sono dei limiti fisiologici che te lo impediscono, a meno che non entriamo in un discorso oscuro legato al doping, legato, che poi ora ci collegheremo poi a tante situazioni abbastanza controverse, ma direi che su queste cose dovremmo farci una live a parte. Cioè, più che consapevolezza di sé, là si crea una versione alterata di se stessi e quindi una percezione alterata del sé. Quindi io alzo 100 kg con doping, ma non lo farei mai senza. Quindi crei una versione alterata di te stesso. È comunque una percezione reale, ma anche in quel caso è fissata nel tempo, è fissata nel portafoglio, perché poi te lo devi anche poter permettere, e soprattutto non è una visione reale, alterata, è un po' come la sponsorizzata su YouTube. Hai un boost, ma non è qualitativo, è visivo. Ma poi
Poi parliamoci chiaro, il fatto di allenarsi in maniera sana ti mette anche alla prova, nel senso che tu, diciamo, dovresti entrare con questo mindset in palestra o ovunque tu vuoi. Cioè, quando ti alleni, il mindset da tenere è questo: ok, mi metto alla prova, mi sfido. Cosa sono riuscito a fare oggi del programma? Come ci sono arrivato? Come l'ho portato a termine questo programma? La prossima volta cercherò di fare meglio, vediamo che succede fra qualche settimana. E lì, con questo spirito, riesci a capire come funzionano le cose. Questo è il mindset da mantenere perché tu possa ottenere determinati risultati. Altrimenti a una certa ti stalli e rimani sempre là. Sì, è un po' quello che diceva il dottor Xavier degli X-Men: o evolvi o muori. Se non sei impegnato a crescere, sei impegnato a morire. Dura da dire, ma è così. Ciao, ricordate che questa serie è nata grazie al vostro intervento e alle domande che avete fatto sia a me che ad Adriano. Se avete altre domande da farci, altre curiosità o semplicemente volete approfondimenti sulle domande già affrontate, non esitate a chiedere perché potrebbe davvero aiutarvi. Condividete queste domande con qualcuno a cui pensate possa servire e non dimenticate che possiamo e abbiamo la fortuna e la possibilità di coinvolgere altri professionisti, come può essere un nutrizionista oppure uno psicologo. Quindi approfittate di questa possibilità.